Amore e odio, luce e oscurità, bianco e nero. Il Cavaliere d'Oro dei Gemelli, il guardiano della terza casa, rappresenta questo e molto altro. Egli è il simbolo degli opposti che coesistono in un unico guerriero, in un'unica simmetrica armatura. Analizzare quest'opera, in particolare nel modo in cui lo stiamo facendo noi, ossia non focalizzandoci esclusivamente sul riassumere delle vicende o parlando del fattore estetico, sia manga che anime, ma cercando invece di fornirvi anche piccole curiosità riguardanti la simbologia, il mito, l'archetipo che contraddistingue nel nostro folklore il segno di cui questi impavidi guerrieri vestono le cloth, non è una passeggiata. Perché si tratta di inserire tali informazioni su una serie che sostanzialmente, per quanto nasca su una base epica, non ha tra le sue mire quella di essere fedele alla mitologia, eccetera. Quindi risulta molto complicato fornire questo tipo di contenuto senza sforare nelle sovraletture. Eppure, assumere che l'autore, Masami Kurumada, abbia fatto questo suo lavoro senza fare neanche il minimo necessario di ricerca in merito per fornire quel minimo di caratterizzazione, non è totalmente corretto. Tutti mangaka, scrittori, creatori di storie che vanno ad attingere ad elementi non totalmente inventati da loro, in questo caso i segni zodiacali, vanno comunque ad informarsi il minimo indispensabile necessario alla trama. Questa premessa mi è necessaria proprio per spiegarvi che se sentirete parlare in questa serie di video non solo di tizio A che massacra di botte tizio B, ma anche, come detto prima, di piccole curiosità che vanno oltre a quello che meramente leggiamo sul manga o abbiamo visto in TV, non è perché vogliamo forzatamente inserire visioni che non c'entrano nulla con la storia in sé, ma perché è bello conoscere qualcosina in più. Un po' come se parlando di Dragon Ball mi prendo 2 minuti per spiegarvi il romanzo Il viaggio in Occidente. Poi in alcuni casi, se i parallelismi simbolici sono palesi, il Cavaliere di oggi veste l'armatura dei Gemelli, il segno della terza casa che nel cielo si identifica facilmente per Castaro e Polluce, le 2 stelle più luminose dell'intera costellazione. Questo segno d'aria ha tra le sue caratteristiche archetipe l'intelligenza e l'astuzia, che in effetti, almeno quest'ultima, potrebbe ricordare un certo Saint che è riuscito a fregare addirittura un dio, come vedremo nella saga di Nettuno. Castor e Polluce nel mito erano fratelli in parte figli di Zeus, in parte figli dell'umano re Tindaro. Quando Castore nel racconto degli Argonauti venne ferito mortalmente, sotto supplica di Polluce, Zeus concesse a quest'ultimo la possibilità di rinunciare a metà della sua immortalità per condividerla con il fratello. Da quel momento, il destino dei 2 gemelli fu insindacabilmente unito. Da allora passeranno un giorno negli inferi e un giorno nell'Olimpo. Non è esclusività della mitologia ellenica la presenza di figure gemelle. Nel mito nordico abbiamo Manus e Ymir, in quello babilonese Gilgamesh e Enkidu, in quella celtica Bran e Manawydan e così via. Se si tiene conto però di tutte queste coppie gemellari, rappresentate in tutti i miti del mondo, notiamo che c'è una caratteristica univoca per tutti, ossia le polarità opposte, che attenzione, non devono essere semplificate sempre per forza in buono o cattivo, ma anche immortale o immortale, come nel mito di Castor e Polluce. L'archetipo dei gemelli, insomma, è simbolo di specularità, caratteristica che anche in Saint Seiya ritroviamo nel Cavaliere dei Gemelli, che è contraddistinto sempre dalla sua controparte. Nelle 4 saghe classiche dell'anime, il Santuario, Nettuno, Asgard, Ade, ma anche in Episode G e in Soul of Gold, Gemini sarà saga e canon. In Lost Canva il ruolo sarà affidato a Defteros e Aspro, in Next Dimension a Cain e Abel, e per finire in Omega avremo Paradox e Integra. Seiya e i suoi compagni raggiungono la casa dei gemelli. Essa appare deserta e con una certa semplicità la superano. O forse no. La terza casa è ricca di inganni, come in un incubo senza fine. Ogni qualvolta il gruppo di protagonisti raggiunge l'uscita della terza casa, si ritrovano al suo ingresso. Spostiamoci un attimo indietro però. Aldebaran e Mu intanto si confrontano nella seconda casa in uno dei momenti più belli e sottovalutati di questa saga. Il manga di Kurumada fa sicuramente leva sull'amicizia, il senso di fratellanza, il cameratismo e perché no, i contrasti tra i protagonisti. Ma i Cavalieri d'Oro?
Ammettiamolo, i Gold Saint interagiscono molto meno tra di loro di quanto ci sarebbe piaciuto, e non nelle battaglie, ma in momenti di calma e dialogo. Vedere Mu e Toro confrontarsi sulla forza dei protagonisti, parlare dei dubbi che hanno nei confronti del Gran Sacerdote e di Saori Kido, è effettivamente davvero bello. In questa interazione abbiamo un paio di anticipazioni sul Cavaliere dei Gemelli. Tanto per cominciare, nessuno degli attuali Gold Saint sembra averlo mai visto. Anzi, la casa dei Gemelli dovrebbe essere deserta secondo le parole del grande Mu. Torniamo ai protagonisti. Imprigionati in quel labirinto senza senso e senza logica della terza casa, il gruppo si divide in due. Sei e Shiryu in una direzione, Yoga e Shu nell'altra. Davanti a Yoga e Shu compare in una splendida doppia splash page il Cavaliere dei Gemelli. Altrove, il falso sacerdote resta in meditazione. C'è qualcosa di strano nel Cavaliere dei Gemelli. Egli è come un vacuo fantasma, uno spettro silenzioso e oscuro. Gli attacchi di puro gelo del cigno non lo raggiungono e le catene di Andromeda, sempre vigili nel momento del pericolo, non riconoscono il nemico. Nel frattempo, anche Dragone e Pegaso incontrano Gemini, ma Shiryu, che era rimasto cieco nello scontro con i Cavalieri d'Argento, si rende conto che ogni cosa attorno a loro è un inganno, che quello spettro non è Gemini e persino il muro alle sue spalle è una pallida illusione. Per Pegaso e Dragone la scalata continua, ma per i due compagni rimasti la sfida non è ugualmente semplice. Gemini attraversa senza difficoltà la catena di Andromeda che non arriva a toccarlo e poi contrattacca con un colpo terrificante, la Another Dimension. Un colpo segreto che travolge i nemici catapultandoli in una dimensione oscura, ricca di pianeti morti in cui spazio e tempo perdono il loro significato. In questa sua prima comparsa, l'Another Dimension ha una delle più belle tavole di tutto il manga, una doppia splash page, la seconda che ottiene questo personaggio misterioso. Shun si salva aggrappandosi ad una colonna con la sua catena, ma per il cigno è troppo tardi. Mentre pagina dopo pagina ci rendiamo conto che in qualche modo quello spettro, quel Gemini, è collegato al falso sacerdote, che dal suo trono maligno lo muove come un burattino. Lo scontro procede e Gemini tenta di nuovo l'Another Dimension. A salvare stavolta Shu non è un cosmo potente che da molto lontano interrompe per un solo istante la meditazione del falso sacerdote, ma un attacco mentale. C'è un cavaliere che fino a questo momento è rimasto in disparte, uno che può attaccare la mente nel cuore dell'isola di Canon, Ikki della Fenice, arte di fuoco puro. Subito dopo aver salvato il fratello, la Fenice torna al suo sonno. Non è ancora il momento. Una terza Another Dimension viene scagliata. Shu ne viene travolto, ma questa volta, elevando il cosmo verso quel settimo senso che abbiamo conosciuto nei precedenti episodi, utilizza una nuova peculiarità della catena. Un'arma spesso nominata al singolare, ma le catene di Andromeda sono due, una per difendersi e una per attaccare. Shu manda la sua catena oltre il tempo e lo spazio, oltre la dimensione oscura di Gemini, dimostrando anche quanto potenti siano le armi a sua disposizione per colpire non solo lo spettro di Gemini, ma il falso sacerdote, al di là delle 12 case, distruggendo il suo elmo. Lo spettro di Gemini rivela la sua natura, un'armatura vuota e tristemente manipolata da lontano. Andromeda supera la terza casa. Yoga ricompare alla settima, quella di Libra, salvato dalla catena di Andromeda. E il grande sacerdote? Lui è offeso da questa sconfitta, ha sottovalutato Andromeda e litiga furioso, anche se da solo. La minaccia di Gemini è davvero sventata? Anche oggi abbiamo finito. Io ringrazio il buon Nick Stella del Mattino che si è occupato della stesura del copione e il nostro Nicola Camerlengo per le ricerche fatte in merito. Un ringraziamento doveroso a tutti i nostri abbonati che hanno deciso di sostenere anche questo mese il progetto Alkill. E mi raccomando, per chiunque volesse sostenerci, può sia abbonarsi a questo canale o visitare il negozio di magliette che insieme a tutti gli altri social trovate in descrizione. Non mi resta che rimandarvi al prossimo episodio augurandovi buona vita a tutti.